Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, bentornati anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Oggi parliamo di pialle cinesi di queste come la mia. Questa è una mini compacta 252 della Compa. Si è starato il pianetto della piallatura a spessore, quindi mi vengono i pezzi a forma di zeppa. Avendo visto che nessuno ne ha mai parlato di questo problema e che nessuno ha mai dato una possibile soluzione, oggi vediamo se riesco a risolvere il problema e a fare cosa gradita a chi ha riscontrato lo stesso problema. Poiché la larghezza massima della pialla è di 25 cm, utilizzerò questa tavoletta da 20 per poter rilevare il problema al massimo della larghezza disponibile. Da questo lato la tavoletta già è piallata, dall'altro ora effettuiamo una piallata per capire l'entità del problema da dover risolvere. Dopo la passata a spessore vado a rilevare le quote dal lato destro e dal lato sinistro. Allora, dal lato destro è 20.2, dal lato sinistro è 19.4. Abbiamo quasi 1 millimetro di differenza tra destra e sinistra. Misuro anche la parte di uscita. 22 19 e 4. Gli spessori rilevati sono costanti, quindi o andiamo ad alzare il lato sinistro di 7 decimi o ad abbassare il destro sempre di 7 decimi. Ora alzo la pialla sul banco e inizio l'operazione. E con estremo piacere rilevo anche che l'effetto dell'aspirazione sulla piallatura è totale, non ha lasciato neanche un po' di residui sul pianetto o nella cappa di aspirazione. Escludo che questo problema possa essere causato dai rulli di trascinamento, in quanto essendo fissati alla struttura con delle molle, nel momento in cui il pezzo entra in lavorazione, le molle vanno in compressione e mi spingono il pezzo verso il pianetto. Prima di svitare il dato che mi toglierà tensione alla catena, misuro il passo della vite per andare a capire come agire sul sistema. Passo della vite 1 mm, quindi generalizzando un giro completo di vite mi dovrebbe compiere 1 mm di scostamento in giù o in su. Dovendo far salire il pianetto di circa 0,7 mm, 3/4 di giro mi dovrebbero essere sufficienti per compensare lo scostamento riscontrato sulla piallatura. Andiamo a vedere. Poiché non c'è spazio per far uscire la catena dai pignoni, andrò a svitare 4 blugole, 2 sulla base e 2 sul pianetto al lato superiore, per poter far sì che allargando la parte posteriore della pialla la catena si sfili dai pignoni e mi consenta di allineare il tutto. E vado a svitare queste 6 brugole. Per non imbrogliarmi e per avere sotto controllo la rotazione da effettuare, mi segno uno dei denti del pignone come riferimento.
reinserita la catena e avvitato un'altra volta il supporto di tensionamento, mi avvito di nuovo la struttura e vado a verificare che la regolazione a destra e a sinistra dei coltelli sul pianetto sia corretta. Riporto la pialla in posizione e faccio una prova sullo stesso pannello che ho utilizzato prima. Sedici e 4. 16 e 4, 16 e 3, 16 e 3. Penso di potermi ritenere soddisfatto del risultato ottenuto. Amici, questo video lo chiudiamo al contrario. Fatemi sapere se questo intervento di manutenzione vi è sembrato interessante e se volete vedere qualche altra cosa del genere. In descrizione vi lascerò i link di qualche utensile che mi avete visto utilizzare per questa messa a punto della pialla. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per vedere altri interventi di manutenzione come questo o altri progetti come quelli che avete visto fino ad oggi. E di cose interessanti ce ne sono a venire. Ci vediamo sabato prossimo. Ciao!